Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, l'energia a livello personale e poi ci addentriamo nell'ambito amore e poi in ambito lavoro. Infine vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso passiamo prima di tutto a capire dove ci eravamo lasciati e quindi poi vedere le energie come proseguono appunto nel vostro mese di agosto. Voi avevate la carta della stella. La stella è speranza, riguarda i propositi, gli obiettivi, anche il guardare lontano. Porta con sé un presagio positivo, nel senso che abbiamo l'opportunità di cogliere un buon momento per cogliere ispirazione, per riflettere, programmare il nostro futuro, di aver fiducia e ottimismo sulle cose che dobbiamo realizzare. Quindi può indicare una bella fase dove i nostri propositi possono essere già realizzati o altrimenti possiamo cogliere quell'energia giusta per appunto proiettare i nostri sogni nel futuro e quindi incominciare a pianificare. E adesso procediamo con il vostro arcano del mese di agosto. Ricordo che la stessa carta la troverete alla fine del video, potete fare uno screenshot, tenerla con voi, oppure anche se avete un vostro masso di tarocchi, meglio ancora. E tenere l'energia con voi della carta degli amanti è perfetta per alcuni aspetti che sono legati al dubbio, all'incertezza, quando ci si trova di fronte a un bivio. Essendo la carta della scelta, delle decisioni, anche di possibili tentativi da fare riguardo i nostri desideri, un progetto, anche un progetto comune, di portare armonia e stabilità. Quindi se ci sono dubbi perché abbiamo paura di fare delle scelte sbagliate o se c'è indecisione, magari tendiamo a rimandare un qualcosa, ecco, la carta ci sta dicendo che non è più il caso di rimandare, ma di fare appunto una scelta, di conciliare, di cercare il più possibile armonia sia dentro di noi sia all'esterno, soprattutto quando alcune cose riguardano alcune persone e quindi prepararsi a procedere poi ad agire. Questa è la vostra carta, la mettiamo qui, vediamo come si riflette nei vari ambiti andando a partire proprio da quello personale, in senso generico, vediamo le energie principali che vi possono aiutare a capire come gestire il vostro mese e poi ovviamente ci addentriamo negli altri ambiti. Partiamo con il giudizio. Ecco, questa è una carta di consapevolezza, di rivelazione. A livello pratico può portare sia una fase per noi stessi di autovalutazione e riflessione per un possibile nuovo inizio, una rinascita sia interiore che pratica, superamento di difficoltà, riguarda vivere un momento importante di rinnovamento ed è qui che dobbiamo fare anche attenzione perché possono arrivare delle rivelazioni, delle informazioni, delle notizie interessanti. Troviamo il re
di spade. Qui ci porta in un'energia totalmente diversa, quindi vuol dire che al centro del mese scatta l'analisi, la lucidità mentale e anche il fare ordine, visto che è una carta che ci invita alla decisione, a ottenere risposte, ad aver autorevolezza e risolutezza, può essere un'indicazione verso noi stessi di utilizzare questi atteggiamenti, comportamenti e capacità, e che li possiamo proprio sfruttare al massimo. Ma essendo una carta di corte può fare riferimento anche alla presenza di una persona, e visto che il re di spade è una persona molto razionale, seppur rigida, magari può essere utile per capire e comprendere meglio alcune cose, quindi soprattutto quelle più pratiche, o di portare lucidità e chiarezza, altrimenti potrebbe essere anche una persona ostile da osservare, da non sottovalutare. Concludiamo con l'energia dell'appeso. Ecco, questa può portare a una fase di sospensione, non del tutto negativa, insomma dipende da quello che vivete, perché quando c'è una limitazione, quando c'è un blocco, una difficoltà, sicuramente l'appeso indica una fase momentanea dove abbiamo l'opportunità di valutare alcune cose in una prospettiva diversa, oppure sappiamo che ci dobbiamo adattare a alcune circostanze. Può essere anche una fase passeggera che non dipende da noi, e quindi trovarci in pausa, perché magari dobbiamo aspettare l'evoluzione di alcune cose, quindi che possa dipendere da noi o noi stiamo cercando di metterci in pausa per riposarci, comunque potrebbe essere molto utile. Adesso andiamo a vedere insieme l'ambito amore. L'ambito amore, innanzitutto vediamo proprio coppia single. Ricordo, chi non è interessato o anche chi vuole conoscere aspetti legati alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, magari di valutare e adattare le varie carte, le varie interpretazioni. Troviamo il 3 di bastoni, quindi partiamo con questa energia di fuoco che è comunque di osservazione e di pianificazione. Magari ci porta in un inizio dove abbiamo l'opportunità di esplorare, di valutare dei propositi, dei progetti, di guardare e proiettare appunto in avanti delle nostre aspettative, delle speranze, ovviamente che riguardano la coppia stessa e i sentimenti. Quindi se avete sia progetti a livello personale che in qualche modo inevitabilmente c'è bisogno del supporto, o comunque di far funzionare e incastrare bene le cose anche nelle dinamiche di coppia, è vero, qualche tensione o ancora una fase di valutazione, diciamo, non permette di trovare subito un'azione concreta. Come abbiamo visto sin dall'inizio, è già la presenza della carta degli amanti che può portarci a una specie di conflitto che deve trovare pace e armonia, quindi confronto, accordo, nuovo equilibrio, e qui si vede la possibilità di osservare, di valutare anche come coinvolgere, come gestire, come comunicare alcune cose, appunto per trovare la soluzione giusta. E se da parte vostra questa specie di conflitto, di incertezza, oppure una proposta, un'idea che avete, magari aspettate a condividerla, magari riflettete attentamente, valutate le varie possibilità, soprattutto se voi siete sicuri di affrontare determinate cose, altrimenti questa potrebbe essere un qualcosa che frulla in testa, diciamo, nei pensieri dell'altra persona, e qui in qualche modo potete già intercettare e capire, e magari favorire
questo passaggio, o almeno incominciare a comprendere come esserci, come aiutare. E poi vediamo la parte dedicata ai single. Ad esempio, chi è puramente single, che non c'è nessuno, si vede un po' di fatica, ma si vede anche una nuova fase. Lo vediamo dalla presenza sia del 3 di denari e anche della torre, di aspettarsi un evento molto particolare. In questo caso non mi sento di dire che la torre può essere negativa, cioè in realtà può essere negativa solo se vi trovate in una fase critica che perdura già da un po' di tempo, e magari se c'è una frequentazione, una conoscenza che già sapete di dover portare al limite, di portare verso la conclusione, qui potrebbe esserci un evento drastico che vi porta a fare appunto questa scelta. Quindi questa è un tipo di interpretazione. Se invece, come si può vedere, magari c'è un lasciar andare, un qualcosa di noioso o di pesante del passato, e quindi c'è questa, chiamiamola, possibile svolta, forse grazie ad alcune conoscenze, a qualche uscita o qualcosa, diciamo, di particolare, anche magari in base a qualche amicizia, che potrebbe esserci la torre. La torre, ricordo che anche negli aspetti di amore e di sentimenti può portare un colpo di fulmine, quindi un qualcosa, un evento, una conoscenza che può essere totalmente inaspettata e magari interessante. Anche un'avventura? Perché no, se magari lo desiderate, se lo volete, potrebbe anche cogliere questo aspetto. E vediamo adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo all'inizio il 9 di bastoni, che indica una fase in cui stiamo cercando di vigilare, di essere attenti su alcune cose, soprattutto riguardo lavoro e finanze, perché forse ci dobbiamo preparare a una nuova sfida, quindi siamo un po' sulla difensiva, un po' in guardia. È ovvio che questa ci sta dicendo di conservare e preservare i nostri confini, quindi stabilire confini, pazientare e riflettere può essere utile per collaborazioni, se abbiamo a che fare con qualcuno o se magari stiamo aspettando l'evoluzione di alcune cose. E allora meglio pazientare, o meglio aspettare il momento giusto per intervenire, per prendere decisioni. Abbiamo visto che nel corso del mese non si deve in realtà aver fretta, meglio riflettere sui nostri desideri, su tutto quello che abbiamo a disposizione. Su alcune cose abbiamo visto che bisogna pazientare e anche guardare le cose in un'altra prospettiva. In questo caso di fare attenzione alla dispersione di energia a livello lavorativo e non solo, magari anche di impegni, perché il 5 di denari appunto ci fa capire che potrebbe esserci questa mancanza di energia, una necessità, una difficoltà, un qualcosa che ci porta un po' di insoddisfazione. A livello pratico, ad esempio, può voler dire delle spese, degli imprevisti, un po' di anche precarietà, di mancanza forse di aiuto e sostegno, cose che possono essere un po' fastidiose, ma l'abbiamo visto sin dall'inizio che l'ultima parte del mese di agosto c'è qualche difficoltà che dobbiamo attenzionare. Forse anche è questa che vi può portare a fare delle scelte importanti sul mese successivo. Diciamo che pur saltando fuori qualcosa di positivo, tipo degli eventi, delle cose abbastanza piacevoli o anche delle soddisfazioni, magari ci dobbiamo preparare e attenzionare, come vi dicevo, proprio l'ultima parte del mese, per chi ha lavoro e in senso generico appunto per le finanze e il denaro. Soprattutto poi per chi è alla ricerca troviamo il
fante di denari, il 7 di coppe e la carta degli amanti. Ecco qui che si riflette maggiormente questa, che in realtà può portare anche nuovi accordi, collaborazioni, unioni, intese, anche proposte che possono essere interessanti e perché no la valutazione e la contrattazione di un qualcosa. Quindi può essere un vero e proprio inizio, potrebbe essere la fase in cui si prende degli accordi, ci possono essere dei colloqui, ci sono delle opportunità che saltano fuori nel corso del mese. Il 7 di coppe addirittura riguarda anche varie alternative, quindi varie occasioni e poi magari di scegliere e di incominciare effettivamente un percorso molto positivo per voi e quindi poi valutare se effettivamente iniziare, accettare già un lavoro oppure proseguire, diciamo, la vostra ricerca. Adesso andiamo avanti per l'ultima parte, quella dei segni zodiacali da attenzionare. Vediamo quali saranno per voi. Troviamo Plutone che si riferisce allo Scorpione, poi troviamo la Luna che si riferisce al Cancro e poi troviamo Saturno, Acquario e Capricorno. Qui, essendo un oracolo astrologico, alcune indicazioni ci portano verso l'ascolto del nostro intuito, soprattutto alcuni atteggiamenti potreste non comprenderli effettivamente, magari ci sono alcune cose che possono darvi fastidio, emozioni abbastanza forti, possono esserci anche dei litigi, delle discussioni che in realtà possono essere anche passeggere effettivamente e, occhio a proprio il significato, diciamo, di Saturno è quello un po' più, tra virgolette "positivo", che magari ci sono persone che possono spingere, aiutarvi, sostenervi verso i vostri obiettivi, le vostre ambizioni. Dall'altro lato effettivamente di fare attenzione a quelle persone che non si prendono le loro responsabilità, sono nella limitazione e quindi è lì che ci può essere qualche scontro e qualche incertezza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto. Ciao!